Ciao così friends, io sono Mary e sono reduce dalla mia primissima immersione nel magico mondo di Artopia. Come infatti ho preannunciato nello scorso video, stanotte è uscito il gioco, questo Cozy Life Game, che tanto aspettavo anch'io perché sono veramente una grande fan del genere. Sono qui per l'appunto per dirvi che cosa ne penso dopo le prime ore di gioco, sia in positivo che in negativo. Vediamo se ho trovato magari qualche punto un po' da rivedere secondo la mia opinione. Vediamo insieme intanto quali sono le cose che mi sono piaciute di più. Intanto sicuramente la grafica, quindi il primo approccio che noi abbiamo quando loghiamo il gioco è sicuramente interessantissimo, super super cute, cozy, quasi kawaii in tantissimi personaggi che sono anche super accessoriati. Ho già visto anche un po' gli abiti, quello che possiamo fare, quello che sono i mobili poi per arredare la casa, perché tra l'altro una delle primissime cose che ci faranno fare sarà costruire la nostra casa e costruire i primi 2 o 3 mobili, quindi una bellissima texture di mobili e tantissima scelta, ragazzi, che ve lo dico a fare, sarà infinito quello che noi potremo fare con tutti gli oggetti sia craftabili che acquistabili poi nel negozio di mobili. Quindi grafica sicuramente promossa, assolutamente da vedere, immergetevi completamente in questa meraviglia. Una cosa interessante che ho trovato, un'altra cosa interessante che ho trovato è stato il discorso del cose da fare. Un gioco pieno di cose da fare, di persone da incontrare, di quest principali e side quest, e come se tutto questo non bastasse ci sono e ci saranno molto probabilmente anche degli eventi. Ne è iniziato uno proprio questa notte che dura 14 giorni, quindi eventi lunghi nel tempo che fanno cambiare poi gli shop giorno dopo giorno, e che quindi secondo me potranno dare una interessante longevità a questo gioco. Un'altra cosa carina e interessante sicuramente per noi così gamers è che perlomeno in un primo approccio non ho notato un particolare legame con il pay to win. Questa era una delle mie paure perché sapevo che il gioco avrebbe avuto delle microtransazioni e sinceramente ero un po' preoccupata del fatto che potessero agevolare i progressi di gioco. È un po' il terrore che hanno i gamers in realtà, ovvero il fatto che pagare per avere delle monete, pagare soldi veri per avere delle monete possa poi creare dei vantaggi veri e propri nel gioco. In questo caso sembra di no, ho visto la sezione, ci sono delle monete che si possono acquistare, delle gemme a forma di cuore che si possono acquistare, ma che però danno accesso a dei gadget puramente estetici, quindi questa è una cosa molto carina che sicuramente incentiva le persone appassionate del genere a restare poi nella piattaforma. Un altro punto non indifferente da menzionare è la semplicità. Sebbene il gioco non sia, perlomeno al momento della registrazione di questo video, completamente fruibile dagli italiani perché non esiste in lingua italiana, è molto molto comprensibile, quindi non c'è una barriera linguistica vera e propria, intanto perché abbiamo tutti i dialoghi poi salvati in un memo che possiamo consultare in qualsiasi fase di gioco, e poi perché al termine delle conversazioni che noi abbiamo con i vari personaggi possiamo assolutamente andare a vedere la sezione riassuntiva in alto a sinistra, e poi c'è proprio la guida che ci porta con le freccine dal nostro personaggio, quindi è molto intuitivo, molto facile da capire. Un altro pro che ho incontrato, o perlomeno un qualcosa che ho capito dai primi momenti del gioco, è che sembra essere un gioco senza limiti, quindi non abbiamo una limitazione di esperienza che possiamo fare durante il giorno. Se vogliamo giocare H24 possiamo farlo continuando a progredire nel gioco, cosa non indifferente. Passiamo adesso a quello che mi ha lasciata un pochino interdetta. Intanto la difficoltà nello scaricarlo, perché sebbene si dica che sia da subito disponibile in piattaforme come Steam per esempio, non è così. Io infatti non ho potuto scaricare il gioco su Steam e questa cosa taglia un po' fuori la community PC
rendendo di fatto il prodotto poco fruibile inizialmente, quantomeno. Nessun problema invece per quanto riguarda il mobile, quindi sia per App Store che per Google Play, assolutamente nessun problema riscontrato. Speriamo che si possa scaricare in brevissimo tempo anche su Steam, in modo da poter consentire di fruire di questa meraviglia, perché è veramente molto molto bello questo gioco. Un'altra cosa che ho notato è che a livello mobile è pesantino, quindi vuol dire che consuma molta batteria. Se volete intraprendere una sessione lunga di gioco, vi consiglio di munirvi di una power bank oppure di andare a caricare poi il telefono. Monitorate comunque l'uso della batteria, perché ho notato che va giù abbastanza rapidamente. Un'altra cosa che ho notato è che ancora il mondo è un pochino spoglio. Cosa vuol dire? La grafica è molto bella, ci sono molti particolari in realtà, ma la terra, il terreno banalmente è un po' spoglio, pochi cespugli. Io che sono una grande amante del farming, ho già camminato un po' troppo per andare ad abbattere gli alberi. Forse è una mia fissazione, non lo so, poi mi saprete dire anche voi cosa ne pensate. E un'altra cosetta che mi sento di dire è che non vedo ancora quella non plus ultra che mi fa dire è lui il gioco definitivo. Molto molto bello, molto interessante, ma non ho ancora visto quel quid. Non ho ben capito se il multiplayer sarà una parte integrante del gioco, nel senso che magari possa arrivare a facilitarci alcune quest, oppure che possa aiutarci negli eventi. Questo lo devo ancora comprendere, ma se così fosse, il fatto già di poter interagire con le persone sin da subito molto facilmente e di potersi anche aiutare potrebbe essere proprio quel quid in più che mi spingerebbe verso il gameplay assiduo di questo gioco. Ho finito i miei top e flop, pro e contro, come li vogliamo chiamare, e spero di aver dato un'opinione a 360 gradi di quello che ho visto, perlomeno per le mie prime ore. Ovviamente ragazzi, stasera stessa sarò già online nel canale Viola per approfondire questo videogioco e vedere che cosa esce fuori, andando un pochino avanti, no? Con le ore e sviscerando un po' anche i vari hobby, eccetera eccetera. E spero che vi piaccia questo video, che mi veniate a vedere questa sera per chiacchierare un po' di questi cosi games che tanto tanto ci piacciono. Vi do appuntamento al prossimo video e vi aspetto qui nei commenti. Fatemi sapere voi se lo avete già provato, che cosa ne pensate. Io sono tutto orecchi. Ciao!